Ciao ragazzi, sono qui con Enrico Panai, esperto dell'interazione uomo-informazione, che oggi ci parlerà di come lavorare di meno per guadagnare di più. Enrico. Nel 2007, nella campagna elettorale francese, Sarkozy aveva uno slogan che è diventato abbastanza famoso in Francia ed era lavorare di più per guadagnare di più, travailler plus pour gagner plus. Uno slogan che mi ha stupito enormemente perché era fuori dal tempo. In realtà l'informazione lavora in maniera completamente diversa rispetto alla produzione di oggetti e quindi mi aveva fatto capire quello slogan che stavamo ancora vivendo in un periodo sbagliato, stavamo ancora vivendo in un paradigma che non era cambiato. Per curiosità ho iniziato a fare dei calcoli e gioco spesso a fare questa domanda. In Francia nel 1982 il governo aveva portato le ore di lavoro settimanali a 39 ore, rispettando una promessa che François Mitterrand aveva fatto nell'81. Quindi per la prima volta l'orario di lavoro dei francesi scende sotto le 40 ore. L'idea è ancora industriale, nel senso che bisogna lavorare un po' meno per lavorare tutti, quindi non è ancora corretta, però quello che mi interessava di quella data è che in quel periodo esisteva un processore, che era un Intel 80286 se non sbaglio, che faceva 1,2 milioni di operazioni al secondo. Okay? Quindi per curiosità ho preso quel dato e sono andato a vedere quante operazioni faceva nel 2017 uno dei processori più potenti, un AMD, e ne faceva 302 miliardi per secondo. Quindi ho fatto per gioco una proporzione, ho provato a calcolare quanto dovremmo lavorare oggi con la nostra potenza di calcolo. Per molto tempo ho iniziato a domandare alle persone quanto secondo loro bisognasse lavorare a settimana. La più parte delle persone mi dicevano che se si lavorava 39 ore nell'82 oggi si dovrebbe lavorare 20 ore, 15 ore e tutti avevano un metro di paragone che era fuori dalla realtà. Il calcolo mi diceva che bisognerebbe lavorare 2,3 secondi al mese. Naturalmente questo non è assolutamente possibile, però se nell'82 dovevamo lavorare 39 ore con quella potenza di calcolo e oggi dovremmo lavorare 2 secondi al mese, il problema non è la potenza di calcolo dei computer, il problema è come noi abbiamo gestito le informazioni e come noi ancora oggi capiamo come si usano le informazioni. Come ti dicevo all'inizio, l'informazione lavora in maniera ecologica. Non è importante avere tanti dati, ma è importante avere il buon dato, la buona conoscenza nel giusto momento. Se tu mi chiedi il numero di telefono di una persona e io te lo do al volo, quello ha un altissimo valore. Se tu mi chiedi il numero di una persona e io ti do la lista di tutti i numeri di telefono italiani, ci metto molto più tempo, ti ho dato un lavoro completo, ma ancora non ti ho dato un'informazione corretta. Quindi in realtà un'informazione ha valore se è trovata velocemente e se è relativa a un senso per quello che tu stai chiedendo. E in effetti quello che cambia è completamente il paradigma, è per quello che Sarkozy si sbagliava all'epoca e molti dei nostri dirigenti ancora non hanno capito qual è la trasformazione e ancora stanno a negoziare le ore di lavoro, perché in realtà oggi se tu sei bravo puoi risolvere una cosa in 10 minuti e uno che non è bravo ci mette un mese e non si capisce perché quello non bravo, che probabilmente non fa nemmeno bene la cosa che sta facendo, debba essere pagato per un mese e tu per 10 minuti. Quindi il concetto è che oggi, lavorando con l'informazione, noi dovremo lavorare alla qualità dell'informazione, perché oggi non siamo più pezzi dell'ingranaggio di una fabbrica, ok? Ma oggi siamo quelli che vengono chiamati in filosofia dell'informazione agenti di senso, cioè noi diamo senso a un'informazione. E se noi siamo quelli che danno senso a un'informazione e nessun computer riesce a dare senso coerente a un'informazione, dobbiamo capire che il nostro valore aggiunto è proprio quello. E per cui dovremo lavorare il minimo indispensabile per creare buone informazioni e coerenti, delle informazioni che abbiano un valore maggiore. Ed è per quello che l'idea che ancora oggi bisogna lavorare di più per guadagnare di più è sbagliato. Oggi bisogna lavorare di meno per guadagnare di più, perché quando lavori di meno stai lavorando meglio e stai lavorando per ottenere qualcosa più efficace. Interessantissimo, grazie Enrico, spero che queste poche parole, questa intervista sia utile
a qualcuno per imparare a lavorare di meno meglio e a guadagnare di più.